Akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Hi friends, Gianni Bravo is back. Gianni Bravo è tornato. Allora, intanto voglio salutare e ringraziare tutti gli amici del canale, e quindi ringraziarvi come sempre. Qualche giorno fa ho fatto una reaction su questa giovanissima artista, Lesti Kejora, e tra i tanti commenti molti mi hanno invitato ad ascoltare questa nuova canzone, che poi è una cover che lei ha realizzato di un artista sempre indonesiano. Adesso vado a guardare perché avevo scritto qualche cosa qua e là. Vi ricordo che chiaramente verrà sottotitolato, e quindi anche se parlo in italiano, nella mia lingua, verrà tutto sottotitolato, e quindi ci andremo ad ascoltare questa nuova canzone, Rumah Singgah, sarebbe tradotto nella mia lingua un tipo locanda, un locale. Che cosa voglio dire? Nei commenti che mi sono arrivati, chiaramente, che mi hanno suggerito anche di ascoltare questa nuova canzone di Lesti Kejora, qualcuno mi ha chiesto, dice: ma ti piace, ami questo genere, il Dungda, questo genere diciamo tradizionale indonesiano? Il Dangdut come genere diciamo romantico, così tradizionale indonesiano? E la mia risposta è stata sì, amo questo. Diciamo anche nella tradizione della musica italiana esiste, anzi nella tradizione proprio della musica italiana c'è anche un genere molto, diciamo, che possiamo accostare a questo dangdut indonesiano, che insomma è la classica tradizione melodica della canzone italiana, e questa rientra un po' in quel gusto, in quel genere melodico che nella versione diciamo tradizionale indonesiana ha anche delle sonorità che via via evolvono a seconda dei periodi, quindi con suoni che normalmente pescano all'interno delle sonorità tradizionali e vengono in qualche maniera miscelate con sonorità nuove a seconda dei periodi, quindi inserendo anche a volte suoni più moderni, no? Dall'elettro, da chitarre elettriche piuttosto che tastiere, batterie, eccetera. Quindi c'è questa commistione di suoni che pescano tra la tradizione e la modernità. Adesso questo brano lo andremo ad ascoltare come sarà stato arrangiato. Però ripeto, al di là di questo, mi è stato chiesto: ma tu ami questo genere? Io voglio rispondere in un modo molto semplice. Premesso che per me la musica è tutta bella, l'importante è che sia fatta bene, ben eseguita, ben cantata, ben suonata. Quindi la musica è, tra virgolette, tutta bella. Certo che ognuno di noi ha la propria colonna sonora, per cui chiaramente la mia generazione, quelli che come me hanno vissuto la musica in certi periodi, chiaramente hanno la loro colonna sonora, che nel mio caso è fatta dal rock a tante altre generi, dal cantautorato e tutto quello che poi è un certo periodo storico, che chiaramente quello che ha attraversato la mia adolescenza e la mia gioventù è chiaramente quello che mi ha maggiormente segnato, ma questo non significa nulla, perché oggi, scusate, nel mio viaggio
musicale, io ascolto tutta la musica e quindi quando è ben eseguita e ben cantata io la amo tutta la musica. In questo caso anche nel viaggio che sto facendo all'interno diciamo, dell'universo Indonesia, per me è tutta una scoperta, quindi rappresenta anche un modo mio per conoscere un popolo, diciamo, non semplice in quanto è fatto di tantissime tradizioni ehm, e quindi in cui convivono tante culture, tante realtà, per cui per me è un viaggio un po' così, un po' alla scoperta, per cui chiedermi mi piace, non mi piace, tutto quello che è ben eseguito e ben fatto nella musica, non esiste musica brutta o musica bella, esiste musica fatta bene, bella e musica fatta male, di qualsiasi genere e da qualsiasi parte del mondo. Questa vuole essere in qualche modo la mia risposta a chi mi chiede se e che cosa mi piace. Io amo intanto la musica in senso generale, quindi la amo tutta. Nello specifico mi piace anche scoprirla, anche per comprendere di più quello che può essere lo spirito di una nazione, di un popolo, quindi anche attraverso la musica conoscerne in qualche modo anche un po' le varie realtà musicali e non solo, attraverso la musica puoi scoprire anche quello che ruota intorno alla musica. Ecco, un po' questo vuole essere anche la mia risposta a chi spesso mi chiede che cosa mi piace e che cosa non mi piace. Certo, ho le mie, come tutti noi, le nostre colonne sonore, ognuno ha la propria, ma la musica fatta bene è bella tutta, ecco, questo voglio dire. Ma adesso, al di là di questa mia parentesi che ho voluto in qualche maniera raccontare, andiamoci ad ascoltare Lesti Kejora in Ruma Singha e poi facciamo le nostre piccole considerazioni come sempre. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu. Namun mengapa ketika hatimu telah tersenyum lagi, aku yang kau lupa. Lei ha un timbro dolcissimo, anche una bellissima espressione nel cantare, canzone melodica, romantica. Lei ha questo approccio molto, molto delicato e dolce. Tak sadarkah selama ini ku juga selalu menginginkanmu. Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu. Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja.
Oh, che cosa diciamo? Intanto l'arrangiamento fatto praticamente con questo piano, questa sezione, diciamo, di archi, molto, quindi molto delicata, un arrangiamento essenziale di un brano chiaramente così melodico, con questo arrangiamento così semplice, basico, che esalta la sua voce, il suo timbro così dolce, anche questa interpretazione. Lei ha una, come posso dire, ha una bellissima grazia vocale. Lei canta in maniera molto dolce, questo timbro, anche la sua presenza così morbida, così dolce, così romantica. Quindi immagino perché abbia tantissimi ammiratori. Il genere in una tradizione melodica classica, e trovo il tutto molto da colonna sonora di storie d'amore, voglio dire, quindi molto, molto romantica. E quindi mi piace questa dimensione, no? E poi posso immaginare, insomma, questi giovani cuori e queste giovani anche generazioni, e non solo, che amano questo genere e la dolcezza di questa interprete, quindi non è difficile comprendere che abbia tanti appassionati, perché lei è un'interprete molto, molto dolce, ha un bellissimo timbro, una bellissima impostazione vocale. Quindi faccio i miei complimenti, rinnovo i miei complimenti a Lesti Kejora. Ehm, Tornando a quanti me l'hanno suggerito, hanno suggerito ancora anche questo brano, immagino perché abbia tanti estimatori, è un'artista che è dolcissima, e quindi posso immaginare. Mi piace anche questo viaggio all'interno di questa anche dimensione che in qualche modo ricorda anche quella che è poi la tradizione melodica anche italiana, quindi in qualche maniera si accosta anche a un genere che conosco molto bene. Niente da aggiungere se non un ringraziamento come sempre a tutti voi che continuate a sostenere e a supportare il canale. Io vi ringrazio di questo e come dico sempre, enjoy life, enjoy music and be happy. Ciao.